come ci siamo conosciuti? Dai, questa la so, Questa la sai? È tua, la so, è tua. è mia questa, è mia. Come ci siamo conosciuti? Grazie a Instagram, bellissima piattaforma abbiamo iniziato a chattare su Instagram e poi, sai, parlando un po' di caccia, collega che lavora in Italia, nostalgia dell'Italia e niente, qui Grandissima si rottura di palle da Covid. Ti ricordi, Francesco? Il ecco lockdown ecco Covid. ecco perché ci siamo conosciuti, che non c'aveva niente da fare Mario e quindi ha preso il primo Beh, niente da fare, che non è stato facile col Covid. vero, Non è è stato vero. facile. Instagram è una grande piattaforma, quindi grazie Instagram. Sì, e non grazie al Covid, però sicuramente è stato lo spunto iniziale dell'idea che queste malattie presenti nella fauna selvatica potessero incidere così tanto sulla vita di tutti noi, è stato sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo incominciato a confrontarci, no? Tu in quel periodo non mi ricordo da che parte del mondo fossi, perché Forse sei ero un in po' di Fran qua, un po' di là. ero in Francia Eh, forse. Forse ero ancora in Francia. In Francia. Boh, è così. dai. Ah, Questa questa è mia pure. Questa è sì, sei tutta tu mia. padrone di casa, Buona, e quindi guarda buona. questo. Allora, sempre da periodo Covid, parte l'idea di parlare, visto che comunque, il lavoro è comune, colleghi e abbiamo avuto modo di fare una certa esperienza, avere una certa esperienza con le patologie della fauna selvatica e Mario è l'esperto, Mario è l'esperto, non io qua ho messo la piattaforma Altitude. Comunque, cosa succede? Succede che Mario mi suggerisce di perché non ogni tanto creare un post dove si parla di certa patologia e altre tematiche che possono interessare il mondo venatorio. E allora io subito ho detto questa era quando ho aperto Altitude Trace, in effetti l'idea era di far parlare il tecnico faunistico, il veterinario che lavora con la fauna selvatica, per poter creare un po' di input e interessare il cacciatore sensibile a questo. E Ti quindi poi mi serviva han un po' det di pepe? Ti serviva un po' co? di pepe? Ti serviva un po' di pepe per riuscire a partire? La giusta carica. Quindi è partito, abbiamo detto: "Beh dai, lo utilizziamo la piattaforma Altitude" e poi, come sempre ogni progetto ci vuole un nome, ci vuole qualcosa di accattivante. E quindi ci siamo iniziati a mandarci messaggi, lo chiamiamo così, lo chiamiamo e mi è venuto quell'idea di parlando con Mario, di Pathologies Pathfinders, non so se era uno di quei grossi bicchieri di fine serata. Non mi ricordo qual è stata la dose, però quindi Pathfinder riprende la parola pathologies, malattia, e finders il cacciatore che si trova davanti alla patologia o che magari l'ha trovata su un capo abbattuto, o magari anche parlando con un altro cacciatore che hanno trovato questo sul campo, quindi ecco perché il nome Pathfinders. Sì, li vogliamo un po' trasformare in cacciatori di patologie? Il O cacciatore danni? adesso parte il progetto all'Indiana Jones, il cacciatore parte alla ricerca della patologia perduta. Comunque no, ma ci saranno poi dei premi, chi trova la patologia più bizzarra, ci saranno dei premi e dei Per grossi chi trova il premi. prossimo per chi trova il prossimo Covid. Questa è sua, questa è tutta sua. No, a parte Vai. le battute, l'idea condivisa con Francesca è stata quella di cercare di trovare uno strumento, che fosse interattivo, che fosse rapido, che fosse veramente diretto a tutti, per rendere consapevole il cacciatore
qualsiasi cacciatore di quello che si trova davanti agli occhi. E quindi abbiamo detto, ma perché non utilizzare le competenze di Francesco nell'indirizzare e consapevolizzare tutti i cacciatori? E da lì l'idea. E siamo su Pathfinders. Speriamo, speriamo, Speriamo. speriamo. Vai, parto io. Un ruolo del cacciatore oggi. Vai. Beh, questa la faccio io, Francesco, ma te ne lascio Tua. un pezzo. Vai, vai, vai. Il ruolo del cacciatore in questo contesto che stiamo dicendo è sicuramente quello di sentinella ambientale. Cioè dobbiamo rendersi conto che noi quando siamo fuori a caccia, quando siamo in mezzo ai boschi, ai campi, quando abbiamo un animale tra le nostre mani, uno splendido animale che abbiamo l'opportunità di toccare e poi di poter consumare, dobbiamo rendersi conto che noi siamo gli unici che vedono quell'animale, siamo gli unici che lo toccano, siamo gli unici che lo manipolano. Quindi se c'è un qualcosa di strano, Indiana Jones in questo caso ha in mano un cellulare per chiedere, per essere consapevole, per vedere che effettivamente quello che ha in mano è un qualcosa di perfettamente sano, salubre e consono per essere poi utilizzato. Quindi il ruolo del cacciatore è quello di essere consapevole che è una sentinella dell'ambiente e se c'è qualcosa che si modifica siamo gli unici, ma davvero siamo gli unici. Nessun altro come noi calpesta il bosco, nessun altro come noi calpesta i campi, nessun altro come noi tocca gli animali selvatici. E quindi dobbiamo impossessarci di questo ruolo e renderci conto che siamo unici, siamo davvero unici. E se c'è bisogno di qualcosa, se c'è bisogno di confronto, noi siamo qui. Il ruolo che spetta a tutti noi è quello di essere davvero consapevoli eh, del prezioso bene che noi abbiamo tra le mani. Ecco, poi sicuramente c'è anche molto altro, perché il ruolo dei cacciatori è molto molto altro, no Francesco? Ma no, stavo pensando se dovevamo far partire la sigla di Indiana Jones. No, guarda, sono pienamente d'accordo e guarda, per utilizzare un riferimento, visto che qua sono in Nuova Zelanda, quindi un po' di osservazioni l'ho fatte su campo qui. E devo dire che ci sono persone di spicco che sono molto danno un sacco di input. E Cam Speedy, grandissima persona, grande spicco della Sika Foundation, e in effetti su una delle sue presentazioni che era ancora disponibile online ed è stata un piacere guardarsela tutta. Mi ricordo che avevo utilizzato questa definizione del cacciatore che può avere due distinte figure, due angoli distinti, quello è il cacciatore consumatore e il cacciatore gestore. Adesso Camp Speedy stava parlando, la sua presentazione era una presentazione che faceva riferimento all'impatto ambientale, quindi del cervo in Nuova Zelanda in determinate zone, e quindi perché se il cacciatore come figura di consumatore o come figura di gestore, come possono aiutare la situazione in Nuova Zelanda, che comunque ci sono le problematiche che sono abbastanza importanti. E quindi più o meno anche quello che ha detto Mario riprende lo stesso aspetto. Il cacciatore consumatore, l'attività che svolge questo cacciatore è un po' fine a se stessa, poi questa è una nostra opinione. Il cacciatore gestore è un cacciatore che è sensibile un poco a quello che sta succedendo sulla popolazione di animali che sta seguendo, che sta cacciando durante l'anno. E quindi è un cacciatore che vuole capire, entrare nell'ottica della gestione, della conservazione, capire se ci sono degli allarmi, se ci sono delle azioni che i cacciatori possono avere, indirizzare il prelievo in in determinato modo su determinate, per esempio, classi di età e sesso.
Quindi, ecco, un riferimento era interessante questa definizione. È la sigla anche di Indiana Jones. No, quello è l'A-Team. Questa qua te la lascio così, a gratis. Ok, a gratis. Ma io mi sono avvicinato alla caccia di selezione da tantissimo, da 6 o 7 anni. Ma è stata una scoperta incredibile, non solo per la bellezza della caccia, ma per la bontà del cibo. Da quando ho iniziato questa, poi io sono un po' estremista, io facevo gli omogenizzati di controfiletto di capriola ai miei bimbi, non andavo a comprare altre cose strane. Però proprio per la consapevolezza che avevo, cioè quegli animali sono animali selvatici, sono animali che non hanno mai visto un veterinario, nel bene e nel male, quindi quegli animali li consumo normalmente con i miei amici e con la mia famiglia, quindi con le persone a me più vicine. Quindi perché avere nel bagaglio culturale alcune basi sanitarie? Beh, prima di tutto per la sicurezza alimentare. Nel vedere qualcosa di strano, non serve per forza conoscere una malattia, ma serve a riconoscere quando qualcosa non è normale, cioè quando c'è un qualcosa di diverso, quando c'è un qualcosa di non ordinario. E in quel caso allora è buona cosa farsi delle domande e cercare delle risposte. Adesso perché mi è venuto l'infarto, non lo so. Perché si è immortalizzato. Ti sostituisco con questo. Ciao Francesco. Cosa offrirà Pathfinder ai cacciatori? Quindi Questo questa è qua, divertente. questi sono, abbiamo i premi a chi trova la patologia più complicata e me la devo organizzare questa. Comunque, come abbiamo già discusso con Mario, cercheremo di partire con dei post in modo da interagire il più possibile con tutti i cacciatori e anche a capire quali sono i vostri interessi, se avete già avuto dei riscontri sul campo, se ci sono stati dei problemi. E poi Mario, Io? quindi sì, è lui che farà la selezione delle patologie più importanti, quindi se dovete lamentarvi di qualcosa è Mario. I premi invece sono miei, quindi quelli lì sono tutta roba mia, tutta roba mia. Quindi in teoria ci saranno diversi post, tratteremo diverse patologie, non solo patologie, quindi cercheremo di non annoiarvi al 100%, solo magari 50%, e speriamo poi l'evoluzione andrà di pari passo con il progetto. Sì, Francesco, poi noi siamo aperti a qualsiasi genere di richiesta, nel senso che l'idea è quella di partire con dare delle informazioni, informarvi cercando di rendere la cosa più interattiva possibile, meno noiosa possibile, dandovi degli spunti per dirvi guardate che potreste trovarvi davanti a qualcosa di non normale ed è sicuramente qualcosa legato non solo agli ungulati e non solo Certo. ai grossi animali, perché il bello dei virus, batteri e parassiti è che colpiscono tutti. Quindi Quindi sono già contenti che non ci sarà solo Tarka, Mosci. no. Anche Quindi perché non è che tutti abbiamo il TAR sotto mano, Francesco, non è che tutti piccolo, abbiamo questa fortuna. piccolo dettaglio. No, però l'altro giorno ho anche iniziato a disegnare un forcello. C'è stata addirittura il tablet mi ha detto complimenti, che non ce la facevamo più. Ma sei proprio tu, il riconoscimento del tablet da forcello, interessante. Dai, passiamo alla prossima. Effetti zoonosico c'è nel futuro. Abbiamo una domanda tosta, qua, per chiudere. La bomba. Questa non so chi l'ha preparata questa, però allora, ma per riprendere
quello che abbiamo detto all'inizio, ci siamo conosciuti durante il Covid. Il Covid ha cambiato un po' anche parecchie mentalità, per quanto riguarda zoonosi, patologie, malattie infettive, wildlife, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono convinto che il cacciatore riveste un ruolo importantissimo, in riferimento a queste ottiche qui. E oggigiorno vediamo sempre più ricerche che interpellano i cacciatori per i loro progetti. Quindi ci sono sempre di più lavori citizen science che si organizzano, vanno in pari passo con la conoscenza dei cacciatori sul terreno, perché il cacciatore, come ha detto Mario prima, è la persona che passa maggior parte dell'anno, se non tutto l'anno, fuori, in montagna, in pianura, in collina, in foresta. Quindi è esposto a queste problematiche qui e comunque è la sentinella che se qualcosa succede, qualcosa inizia a prendere piede, il cacciatore è lì e può fare una segnalazione in tempo breve. E secondo me sono di questa visione qui, andremo come popolazione, noi parliamo di popolazioni selvatiche, ma voglio dire, l'uomo è una popolazione sul pianeta Terra e ci sono determinati problematiche che sono legate alle dinamiche della nostra popolazione. Quindi la densità non è la stessa di tanti anni fa o di 1000 anni fa. Ecco perché si possono avverare delle situazioni patologiche, infettive, dove è difficile prendere delle decisioni. Si vede oggi, basta vedere come il Covid è stato gestito o comunque quali sono le interpretazioni riguardanti il Covid, non finiamo più, apriamo un dibattito che è infinito, è infinito. E per sviluppare, secondo me, dovute conoscenze, bisogna interpellare più persone, bisogna collaborare con il cacciatore, con l'esperto di microbiologia, con il medico che vede tot pazienti al giorno che hanno determinati sintomi. Tutte queste persone rappresentano una certa professionalità su diversi fronti che insieme possono creare un piano di attacco su una determinato problema che sta impattando la società. Quindi ecco perché l'importanza della zoonosi, capire quali sono un po' le dinamiche, capire quali sono le zoonosi che circolano sul territorio dove sto cacciando, per esempio. E anche nel podcast che avevamo fatto con quel ragazzo scozzese, i cacciatori erano stati interpellati anche dal Public System Health, dal sistema sanitario pubblico, per vedere la tick-borne disease, quelle patologie veicolate dalla zecca, per vedere qual era la distribuzione, anche solo capire qual era la diffusione di quella patologia. E con i cacciatori hanno fatto un super lavoro. Sì, Francesco, dicevi di professionalità, sicuramente si andrà verso delle professionalità sempre maggiori nello studio della ricerca delle zoonosi. E noi come cacciatori abbiamo una professionalità che nessun altro ha. Con quello che dicevi prima, la conoscenza del territorio, conoscere l'ambiente, conoscere gli animali. Nessuno, nonostante tanti dicano di conoscere il territorio, di conoscere gli animali o di amare gli animali, ma in verità siamo solo noi cacciatori che conosciamo davvero i nostri animali, oltre che toccarli, maneggiarli. Quindi sì, anch'io mi associo a questa tua convinzione, di dire che nel futuro e già ad oggi, se poi avrete voglia di seguirci, vi racconteremo anche dove, come, quando e perché anche in Italia, anche in Europa, i cacciatori sono riconosciuti dalle istituzioni davvero come sentinelle ambientali. Dobbiamo forse rendercene un po' conto noi. C'è un po' di inconsapevolezza di quanto
gli enti, le istituzioni ci considerino importanti. Forse dobbiamo un po' rendercene conto noi che siamo davvero richiesti, e la nostra professionalità, la nostra conoscenza è davvero richiesta, e viene già in tante aree d'Europa e d'Italia, viene già sfruttata, utilizzata, e quindi potremmo essere anche il trade union tra quelle aree dove questa consapevolezza non c'è, di modo da coprire più territorio con il nostro servizio alla comunità. E poi comunque, sai, pensavo a quando abbiamo quei problemi con l'opinione pubblica, nel senso che il cacciatore è visto sempre sotto quell'etichetta dell'assassino, eccetera, eccetera. E questo potrebbe essere comunque un fatto che può far pensare tante persone che magari sono contro la caccia, che non riescono a capire qual è il ruolo effettivo della caccia. E il cacciatore in questo modo qui entra a far parte della ricerca e apporta una conoscenza importantissima alla scienza. Quindi Sì, sì. lo scienziato che collabora con il cacciatore, io la vedo come una un un'unione nuova che deve andare, deve evolvere e andare avanti nel futuro. Okay? Ok, L'abbiamo annoiati abbastanza? ma sì, un po', però qualche cosa di Abbiamo fatto interessante mi ha detto. dai, speriamo, e voilà, questo è quanto da Pathfinders. Da Pathfinders, dai. Quindi come post poi ci organizziamo. Mario più o meno adesso manda una lista di 350, 79 patologie, e per la persona che ci rifà un vocale a memoria di tutte le patologie vince, vince, non ve lo diciamo, non spoileriamo, non Non spoileriamo. glielo, non glielo No. diciamo. Ok, Bene? grazie Francesco. Ciao Mario. Ciao, a Ciao, ciao. presto. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.